Džegrova e N'Openda. Dopo questi due ultimi acquisti, fatemi sapere cosa ne pensate del mercato della Juventus e lasciatemi un commento qua sotto. Sono veramente curioso di sapere le vostre opinioni. Se seguite questo canale lo sapete bene che nelle ultime settimane io continuavo a ripetere, forse anche in questi video noiosi sul non calciomercato, di quanto avessi fiducia in realtà in Comolli e nella Juventus, che credo avessero finalmente le idee chiare, e invitavo tutti a stare positivi, equilibrati, tranquilli, che qualcosa sarebbe successo. Sono stato fortunato, altrimenti avrei dovuto cancellare probabilmente gli ultimi 10 video dove dicevo queste cose. In realtà scherzo, però è ovvio che ci si aspettava probabilmente l'arrivo di Kolo Muani. Questa è stata la telenovela che ha tenuto banco per tutta l'estate, però le cose sono finite diversamente. Alla fine, se pensate, per assurdo il francese va a finire al Tottenham in prestito senza obbligo di riscatto, condizioni completamente diverse da quelle offerte dal PSG alla Juventus, però è giusto forse porsi la domanda a questo punto: come mai Kolo Muani non è arrivato? Allora, prima di parlare di questo e anche di altre cose, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è completamente gratuito e siamo quasi a quota 5.000, ma soprattutto lasciate un commento e un mi piace. Avanti tutta! Allora, ragazzi, io questo weekend sono andato via, chiaramente scelgo sempre il weekend sbagliato, ma vivendo in una zona dove d'inverno piove sempre, d'estate si cerca di divertirsi il più possibile. Poi era la festa del lavoro, quindi c'erano anche gli uffici chiusi eccetera, e poi domani inizia la scuola, quindi vi dico che divertimento. Comunque avevo un segnale pessimo, non riuscivo ho fatto fatica persino a vedere la partita della Juventus e anche a postare un contenuto a riguardo, e quindi mi sono arrivate le notizie un po' in ritardo, però quando ho letto arriva Džegrova dal Lille che dice no al Marsiglia, Džegrova tra l'altro è nostro titolo definitivo per una cifra intorno ai 17-18 milioni con dei bonus, appena c'era il comunicato ve lo leggerò, e allo stesso tempo prendiamo Luis Openda, in realtà quello un prestito con obbligo di riscatto per una cifra circa intorno ai 40 milioni dal Lipsia. Sono rimasto un po' sconvolto, cioè chiaramente molto felice, però è chiaro che la Juventus gli avesse veramente questo piano B, C e D. Dispiace che la telenovela con Kolo Muani sia finita in questa maniera, perché il calciatore voleva tornare a Torino e voleva la Juve voleva il calciatore. Il PSG giustamente non voleva fare una minusvalenza, visto che aveva investito 90 milioni in questo calciatore, e forse non voleva neanche ritrovarsi di nuovo il calciatore dopo un anno alla fine del prestito, perché è importante, vedi Arthur, anche se un calciatore non funziona, insomma riuscire poi ad andare a cederlo. E il calciatore tra l'altro aveva mercato in questo caso, non è come Arthur che è difficile da piazzare, il giocatore francese era richiesto da alcune squadre che avevano chiaramente la casellina dell'attaccante vuoto. La Juventus forse è arrivata a un punto dove si è resa conto che l'impegno economico per il calciatore era troppo elevato, non solo per quanto riguarda il cartellino ma anche per lo stipendio alto, e forse c'è anche questa linea guida nuova da parte di Comolli, che non si può sempre cedere a quelle che sono le richieste di chi vende. La Juventus ha le sue necessità e in questo momento andare a prendere un calciatore che costava una cifra intorno ai 60 milioni con uno stipendio importante sarebbe poi andato a mettere in difficoltà il mercato del futuro della Juventus, dove sappiamo che quest'estate sarà un mercato attivo perché tanti calciatori comunque saranno alla scadenza del loro contratto. Comolli comunque è stato bravo, perché in realtà lui non è rimasto fermo, aveva opzioni A, B e C, ed è chiaro che la mossa Nico Gonzalez, che va all'Atletico Madrid in prestito per 1 milione più uno di bonus con un diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi certe condizioni che probabilmente sono le presenze, perché con Nico non mi aspetto nient'altro, potrebbe arrivare a 32-33 milioni. Quindi quella sarebbe, se andasse in porto l'anno prossimo, andrebbe a fare una mossa perfetta, insomma come lì sarebbe da applaudire in quel caso. Comunque quella è la mossa che blocca il nostro di mercato a tutti gli effetti. Non eravamo contenti di Nico, il calciatore insomma sembrava anche lui che sentisse la sfiducia insomma dell'ambiente, voleva cambiare aria. Gli facciamo l'in bocca al lupo, però con la sua partenza si è aperta per noi l'opportunità di andare a prendere due calciatori che sono interessantissimi. Se voi guardate la Juventus sempre e comunque come faccio io, vi rendete conto e lo sapete bene che quello che ci manca un po' da anni sono i gol. Non tanto i gol dell'attaccante, perché Vlahovic nel bene o nel male la sua quindicina di gol li ha sempre fatti. Certo, non a livelli della Fiorentina, però mi sembra che non ci sia da lamentarsi. Le sue cifre, i suoi numeri non sono così brutti come sembrano. I problemi sono gli atteggiamenti e altre cose di cui non torniamo a parlare, però insomma mi sembra che sia chiaro che quello sia il problema della Juventus. I gol, quando va via Rabiot, anche lui si porta via 8-10 gol.
gol. A noi quest'anno serve che il Diz vada in doppia cifra, però se guardiamo adesso il parco là davanti, abbiamo David, Openda, Vlahovic. Questi tre da soli dovrebbero darti, se guardi le cifre, scusate, negli ultimi anni una cinquantina di gol, ma senza grossi problemi. Poi ormai ci si aspetta una doppia cifra da parte di Ildiz. Žegrov andrà aspettato, è un calciatore che viene da un infortunio importante, non gioca da dicembre, quindi avrà bisogno anche di trovare la condizione, però potenzialmente potrebbe essere quel calciatore che va a metterti in panchina con Sessao, che diventa più lo spaccapartite che entra negli ultimi 30 minuti. Ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'intelligenza calcistica, della maturità, Žegrov è un calciatore completamente diverso da Conceição. Quindi ci troviamo con un potenziale non solo a livello italiano credo che siamo sicuramente uno dei migliori due parchi, insomma, di attacco di tutta la Serie A, ma anche a livello europeo abbiamo da quel punto di vista lì una squadra molto forte. E credo che negli ultimi mesi, nell'ultimo mese e mezzo, Comolli e Tudor si siano confrontati spesso, e credo che insieme si sia stilata questa lista di priorità, dove Tudor ha dato delle priorità a Comolli e Comolli ha spiegato a Tudor che quest'anno, con questo calciomercato, per i parametri fair play eccetera eccetera eccetera, non sarebbero stati in grado di accontentare il tecnico in tutto per tutto, quindi questa lista andava dalle priorità. Infatti secondo me da lì arriva anche la scelta di Tudor nell'ultima partita e in quella precedente di schierare Kalulu come stare in tutta fascia, per capire se con quello che ha già in casa poteva magari andare a sopperire in alcune zone dove probabilmente non sarebbe arrivato nessuno. La Juventus sì ci ha provato fino alla fine con questo esterno francese, comunque già over trentenne. Non è andata a buon fine, sarebbe stato comunque un rincalzo all'ultimo minuto, però ci ha provato per dimostrare al tecnico che in realtà lui era ascoltato. Probabilmente Tudor ha dato come pedine importanti quelle proprio di andare a rinforzare quel parco attaccanti davanti, decidendo magari di mantenere un centrocampo un po' più bilanciato, forse anche un po' più meno qualitativo. La qualità ce l'avremo là davanti, forse con meno opzioni, anche se in realtà se pensiamo McKennie può essere uno di quelli che viene utilizzato. Coppa abbiamo capito che quello diventerà il suo ruolo, è già iniziata la staffetta con Locatelli, e vedere poi Miretti cosa farà. Quindi a livello numerico, e Azic me lo sono anche dimenticato, a livello numerico ci siamo, abbondiamo anche forse qualitativo non ci siamo ancora, però ripeto, non è che le cose capitano per caso, c'è stato uno scambio di idee e di opinioni. Comolli ha detto a Tudor questa è la situazione, Tudor ha dato una lista, di quella lista ne sono arrivati due, dove probabilmente il piano A era quello di Colomoni, quando la società non ce l'ha fatta comunque ha dato al tecnico due calciatori di altissima qualità. Tra l'altro credo che ci sia comunque rammarico, ma da parte di tutti, ma anche della società, probabilmente anche dalla parte proprio del tecnico eccetera, di non riavere Colomoni. Questa è una situazione che, diciamoci la verità, fa dispiacere a noi, fa dispiacere sicuramente al calciatore. PSG comunque finisce con un pugno di mosche, perché in realtà va a dare il calciatore in prestito, quindi non va a prendere quei soldi che richiedeva la Juventus, e dispiace, però questo ci dà anche un segnale forte che la Juventus non sta più facendo le cose un po' non a caso ma distinto, perché vi ripeto, in questo momento fare il passo più lungo della gamba, se c'era questa sensazione che la richiesta del PSG, anche se la Juventus sapeva che 60 milioni era una richiesta onesta per un calciatore come Colomoni, però sapeva che in questo momento andare a offrire un ingaggio così alto e fare un passo così lungo avrebbe creato altri problemi dopo. La Juventus deve risolvere questi problemi, perché se i prestiti di Douglas Luiz, se i prestiti di Nico Gonzalez tornano indietro, comunque tu ti ritrovi ancora una volta con calciatori come Artur, che abbiamo dato adesso in prestito al Gremio, ma che tornerà anche lui, che purtroppo rimangono sempre con questi stipendi che sono importantissimi. Comunque bisogna essere positivi, dobbiamo guardare in quello che è stato un mercato difficile, dove la Juventus comunque ne viene fuori rinforzata. Abbiamo aumentato la qualità dal dietro le punte in su, l'abbiamo aumentata tantissimo. A centrocampo comunque il recupero di Kopp potrebbe darci un qualcosa, anche un calciatore in più, come se fosse un nuovo acquisto, e secondo me è stata anche un po' interpretata così da parte di Tudor. In difesa il ritorno di Bremer è un qualcosa di strepitoso. È chiaro che aspettiamo Cabal per vedere se possa veramente essere l'alternativa a Kelly, nonostante Kelly secondo me nelle ultime apparizioni abbia fatto bene e anzi sia molto propositivo, un qualcosa che a Tudor piace veramente parecchio, quindi non sono così negativo, anzi non mi piace tante volte quando c'è troppa negatività nei confronti di quel calciatore. Quindi Tudor sa che bene o male la squadra in questo momento è competitiva. Dove potrà arrivare non lo so, però vi assicuro che là davanti
leggendo i nomi e guardando le statistiche, non voglio dire che facciamo paura perché non mi voglio montare la testa, però avremo qualcosa da dire e non solo, secondo me, a livello di campionato. Potremmo toglierci anche qualche soddisfazione. Ripeto, ci vorrà del tempo, alcuni calciatori non giocano da un po', sono infortunati, infortuni importanti, bisogna aspettarli, avere un po' di pazienza, però mi immagino un Open Da che dalla settimana prossima, dopo la sosta e con la partita contro l'Inter, potrebbe essere disponibile. Zegrova magari solo per una quindicina di minuti. Comunque godiamoceli, perché mi sembra che con questo finale di calciomercato il morale sia cambiato il morale dei tifosi che giustamente erano un po', voglio dire, rattristiti dal fatto che non si muovesse nulla, però qualcosa si è mosso, la società secondo me ha dimostrato di esserci, di saper costruire, che Chiellini sta facendo il suo lavoro, Modesto è entrato secondo me nella maniera perfetta, perché non si vede, non si sente, ma mi sembra che da quanto ho capito, ascoltando anche altra gente che gravita intorno al mondo Juventus, stia facendo tanto dal punto di vista del raccordo tra squadra, calciatori eccetera, quindi altra pedina importante. Ci sarà un direttore sportivo, mi sembra che Comolli abbia fatto del suo, e credo che adesso sia chiaro che l'obiettivo che abbiamo noi è lo stesso obiettivo che la Juventus e ha la società, che è quello di prima di tutto costruire per il futuro, ma soprattutto di essere competitivi e tornare a fare la cosa più importante, che è vincere, ma non vincere una Coppa Italia in 5 anni, vincere trofei che questa società si merita, che questi tifosi si meritano, ma da adesso in poi, ragazzi, bisogna essere positivi e capire che c'è un piano, ci vorrà tempo, ma noi saremo sempre qua fino alla fine, perché non può essere solo un motto, deve essere anche il modo in cui noi viviamo questa maglia e questa come tifoseria. Quindi ragazzi, come sempre, forza Juve, ci sentiremo in questi giorni, io sono gasato perché voglio vederli giocare. Forza Juve. Ah, e l'ultima, ve l'aggiungo, io farò un contenuto anche sull'Italia perché sono fatto così. A me l'Italia piace, io me la guardo, sì, mi disturba un po' che sia proprio qua all'inizio del campionato, però se si vuole anche qualificare per i mondiali, che non sarebbe male, insomma bisogna anche vincere qualche partita e qualche partita giocarla. Forza Juve, ciao!